Oggi non sono qui per raccontarvi semplicemente la storia che ci sta dietro uno dei più grossi progetti all'interno del nostro canale. Oggi sono qui per aiutare coloro che vogliono creare qualcosa di simile, tutto il lavoro che c'è stato nel corso degli anni e infine il significato che va ben oltre il contenuto che abbiamo creato. Intanto cerchiamo di capire da dove è cominciato tutto. Durante la fine del Covid, quindi mentre tutti eravamo all'interno delle nostre case, avevamo un canale che si occupava di variety e gaming. Ed un tratto mi viene la geniale idea: perché non prendo un gruppo di persone che conosco, ci gioco in live e condivido la giocata con tutti? Ecco, pensavo di essere stato troppo intelligente di aver creato qualcosa di unico che nessuno aveva mai fatto. Ma spoiler, la sera stessa della nostra prima live, gli ospiti che sono con noi ci raccontano di Entail. Porco Dio! E quindi capisco di non aver inventato nulla. Ma mi piace, ci siamo divertiti. Stavamo facendo qualcosa di diverso. Non era il semplice apri OBS e vai live. Pensavo alle schermate, pensavo a come ordinare tutte le webcam. Cercavo di capire come non avere un ritorno tra me e il mio microfono con Alba. Ed è da qui che dal 15 settembre 2022 decido di prendere le live di una delle nostre prime campagne, chiamata La Saga dei Pilastri, editarla con le mie piccolissime e rudimentali conoscenze e ricaricarle su YouTube. Ora, questi episodi ci sono, ma non avete idea di quante volte avrei voluto cancellarli, ma non l'ho mai fatto perché rappresentano più di una semplice sessione editata. Rappresentano l'inizio di un'amicizia, di quelli che poi saranno i protagonisti di Nexus, il progetto principale di cui stiamo parlando oggi. Queste live continuano ad andare avanti per un paio d'anni, dando vita a 3 stagioni di qualcosa ancora in uno stato embrionale. Ed è qui che comincia un percorso un po' diverso. A dicembre del 2023 ci riuniamo con tutto il gruppo e dopo che è venuto naturale il fatto di voler giocare e di creare un contenuto totalmente nuovo, è qui che scatta la scintilla. Ed è qui che nasce Nexus. Quindi prendo OBS, creo diverse schermate, una schermata per monologo, una schermata per il gruppo, una schermata per la mappa di combattimento e infine, dato che saremo andati live, diverse schermate dove solo 2 personaggi sarebbero stati in grado di comunicare tra loro. Ed è qui che è nato il bisogno di fare qualcosa di diverso dal normalissimo Discord. Confrontandomi con altri creator, le soluzioni sono semplicemente 2. O utilizzo Video Ninja, che risulta molto pesante per coloro che non hanno una connessione perfetta, e poi scopro Skype. Attraverso Skype riesco a prendere le sorgenti video che ok, saranno a 720p, però questo permetteva di avere delle cam senza il solito problema della disconnessione all'interno di Discord e la pesantezza soprattutto di Video Ninja. Quando sembra che abbiamo tutto pronto, all'improvviso arriva un piccolo problema. Cosa mostreremo agli spettatori quando apparirà qualcosa su schermo? E lì decidiamo di prendere una decisione un po' controcorrente rispetto a quello che era il solito, cioè utilizzare la normalissima intelligenza artificiale. Decidiamo di creare una rete tra coloro che partecipano e una rete per coloro che vogliono semplicemente un po' di spazio per mostrare i loro artwork. Ed è così che la soluzione più semplice cambia e ci permette a noi di avere degli artwork bellissimi e di condividere con voi qualcosa che va ben oltre il solito Dragonide che non si riesce a capire che cos'è realmente. Perché la proprietà dei disegni di Nexus non è nostra, ma è di coloro che hanno contribuito. Quindi loro possono riutilizzarla per venderla, per i loro Patreon o per il loro portfolio. E dopo che tutto era pronto, il 31 gennaio del 2024 esce il primo episodio editato di Nexus. Un formato standard che abbiamo portato per tutto l'anno all'interno del nostro canale. 7 episodi in un formato che andava dai 35 minuti all'ora di quello che era una live, ma ripulita di tutte quelle ripetizioni e di quei silenzi che sicuramente toglievano l'attenzione a coloro che ci seguivano. Perché non c'è nulla di male nell'editare le proprie sessioni, non è un qualcosa di falso. A prescindere che voi prendiate la vostra sessione per intero, la carichiate all'interno di YouTube, sarà sempre diverso di giocare al tavolo con gli altri. E non è peggio o finto. È diverso. Sono 2 modi differenti di giocare, ma è comunque giocare di ruolo. Detto questo, durante il corso dell'anno prendiamo tutti i feedback che abbiamo a disposizione, li metabolizziamo e a metà novembre del 2024 ci riuniamo ancora per decidere cosa fare. Durante l'incontro parliamo di tutto quello che è cambiato all'interno del progetto, ma soprattutto dei feedback che avevamo ricevuto. E dato che la maggior parte di quelli che ci seguivano guardavano solo gli episodi editati, a quel punto abbiamo preso una decisione che cambierà anche totalmente il nostro canale. Niente più live,
solo registrazioni. Tutto questo non perché volevamo fare finta o perché volevamo che uscisse qualcosa di diverso, semplicemente perché era più semplice, più vicino a chi ci seguiva e il mio cervello non doveva dividersi più in due parti, regia e modding della chat durante le live, e narrare un'avventura sandbox nel migliore dei modi. L'aspetto tecnico rimane quasi invariato rispetto alla prima stagione, OBS e tutte le schermate inerenti. Decidiamo semplicemente di cambiare un attimo tutto quello che è la grafica e aggiungiamo una schermata collegata direttamente con Foundry VTT. Grazie a Foundry e tutti i moduli che si collegano con OBS, i combattimenti venivano più fluidi, per i giocatori era tutto più semplice. In più, ovviamente, mi dava una mano con quello che erano le musiche e le animazioni durante il combattimento. E il 2 gennaio del 2025 esce fuori il primo prologo della seconda stagione di Nexus. Alla gente piace quello che stavamo facendo. All'uscita del prologo riceviamo un'enorme quantità di feedback positivi e quelli che ci seguivano fin dall'inizio rimangono estasiati da quelle che sono le animazioni, le scene e la fluidità di tutta la narrazione che avevamo creato. E in più avevamo una piccola chicca. Avevamo una sigla. Era una delle prime commissioni che abbiamo chiesto di fare per quello che era la nostra avventura, un regalo che questo racconto meritava. Quindi dopo aver parlato con i Bronze Steel esce fuori la sigla di Nexus. È vero, nella prima stagione c'era pure ed era stata un'ottima collaborazione, ma questa era qualcosa di nostro, qualcosa di unico. Tutto va bene, continuiamo a utilizzare Skype, continuiamo a utilizzare le schermate di OBS e tutto viene montato su CapCut. Ma perché proprio CapCut? Perché attraverso tutte le animazioni e i suoni già pronti che c'erano all'interno, ogni episodio usciva fuori come una piccola gemma grezza che brillava nel momento dell'esportazione. Dopo 18 episodi di Nexus nell'abisso, decidiamo di prenderci un momento di pausa, un momento per raccogliere altri feedback e capire cosa era andato e cosa non era andato. E qui ne approfitto per ringraziare Auro The Dungeonauti e Task per aver partecipato come ospiti all'interno di quella che appunto era la seconda stagione. Ed eccoci che a ottobre del 2025 il gruppo si riunisce ancora e parliamo di nuovo di quello che è andato bene, di quello che non è andato e di quello che vorremmo vedere in una prossima stagione, perché per me come narratore era importante anche sapere cosa volessero vedere i giocatori, quale aspetto volevano affrontare e quale avventura vivere prima di terminare tutto. I temi che sono stati scelti sono importanti. Sapete, per chi ci conosce, a noi non piace il Natale al Ferun. Non ci piace quel caos inutile, dove la gente si prende a schiaffi inutilmente, i goblin esplodono. No, noi amiamo più il dramma, l'horror gotico, quel dark fantasy nella quale si esplora internamente il proprio personaggio e l'intero gruppo. Le basi c'erano, però quello che ci aveva lasciato un po' l'amore in bocca era ovviamente la mancanza di un quinto giocatore, qualcuno che cambiasse l'equilibrio all'interno del gruppo. Ed è così che mentre giravo all'interno del mondo dei social, improvvisamente mi imbatto in questo gruppo, The Fellowship of Tea. E sì, rimango estasiato della giocatrice Macabre, spero di averlo pronunciato bene, decido di contattarla e dopo aver ricevuto una risposta positiva, lei decide di unirsi al gruppo attraverso l'avatar di Seika. Ovviamente non sto qui a spoilerarvi chi o cosa è, quali saranno le sue dinamiche all'interno del gruppo e non vi sto assolutamente dicendo che meriterebbe di essere seduta accanto a Matthew Merce. Quindi, dopo aver avuto la disponibilità dei giocatori, contatto Idris, Mollika e Alba e attraverso i miei racconti e la loro mano artistica, i PNG e i mostri all'interno di Nexus prendono vita. Per quanto riguarda la metodologia di registrazione rimane invariata, le schermate rimangono le stesse ma reworkate per la nuova stagione. L'unica piccola differenza è che Skype non è più disponibile. Ci troviamo costretti a utilizzare Video Ninja, ma che devo dire che nel tempo è migliorato e che riesce a essere un pelo più leggero rispetto al solito. Quindi vi prego, smettetela di utilizzare Discord. Utilizzate Video Ninja, vi prego. Quindi, dopo avervi raccontato tutto, se oggi siamo qui è perché voi ci avete dato il permesso di provarci davvero, di migliorare stagione dopo stagione, di trasformare un tiro di dadi in una storia che valeva la pena raccontare. Perché per voi, ma soprattutto per noi, Nexus è sempre stato un porto sicuro, un posto dove crescere, imparare, dove sbagliare senza mai vergognarsi. Ma le storie belle hanno bisogno di un finale, di un punto, un epilogo. Condividi con noi nei commenti se questo video ti ha dato una mano a creare la tua avventura e se quello che vi abbiamo raccontato può esservi stato di ispirazione o può avervi aiutato a risolvere quei problemi tecnici che avevate ogni volta che OBS si accende. Facci sapere se sei con noi da prima di Nexus e se quella crescita che noi percepiamo l'hai percepita anche tu. E adesso, per un'ultima volta, stringete lo zaino, guardate in alto, è il momento di salire sulle ali dei draghi.